bentornati sul mio canale L'Arte del Fatto a Mano. Oggi vi voglio proporre un nuovo progettino di una giacca maxi cardigan, può essere anche un cappottino, dipende dal filato che andrete ad utilizzare. È una giacca molto avvolgente, molto ampia e soprattutto caldissima per riscaldare queste giornate che stanno per arrivare sempre più freschine. Allora, adesso prima di iniziare il progetto volevo spendere due parole. Volevo dirvi che io ho aperto da poco e non è neanche un anno, sono 11 mesi che ho aperto questo canale e ho bisogno della vostra collaborazione. Quindi se vi piace il mio progettino, questo progettino, se vi piacciono tutti i miei tutorial nel mio canale, se volete aiutarmi a crescere, potete iscrivervi al canale, è gratuito, e cliccare sulla campanella in modo che quando io pubblico, se vi piacciono appunto i miei lavori, vi arriverà la notifica per avvertirvi che c'è un nuovo progetto. Per chi invece volesse sostenere il mio canale, perché comunque un canale ha dei costi, c'è la possibilità, per chi lo desidera, per chi se lo sente, di fare una piccola donazione per appunto fare crescere il mio canale. In questo caso troverete nel box informazioni un link che vi manda direttamente a un sito dove voi potete fare delle piccole offerte anche a partire da €1. Bene, intanto vi ringrazio per la vostra vicinanza che ho sentito veramente fino adesso, fino in questo momento, e proseguiamo con questa bella giacca. Allora, questa giacca, che è semplicissima da realizzare, è una giacca top down e quindi va realizzata in un solo pezzo. Quindi partiremo dallo scollo con una catenella di 60 maglie, poi andremo a fare insieme un pezzettino e si svilupperà seguendo solamente le istruzioni di un giro. Automaticamente il top down si allargherà. Quindi adesso noi andremo a fare la catenella, il primo giro d'inizio e un altro giro per farvi vedere come si sviluppa. Basterà ripetere questo giro e automaticamente arriverete alla larghezza. Vedete, questo è molto ampia già, io ho eseguito 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 giri, e già con 11 giri, perché sto usando un filato insomma di quelli spessi, mi sta dando già una larghezza di 53, quindi un totale di 106. E ho voluto anche fare una manica ampia perché appunto, essendo un cardigan ampio, va indossato sopra ad altri capi, e quindi mi sono allungata per 26 centimetri di scalfo. Poi quando andremo ad attaccare la parte davanti con la parte dietro arriverà anche a 27 centimetri. Se la vostra taglia è più piccola, basterà fermarvi a giri prima, cioè per esempio già togliendo un giro, perché è filato grosso, avete già un 50, quindi servirà solamente eliminare un giro. In caso invece la volete più grande, servirà continuare col top down. Poi se si abbasserà troppo lo scalfo, prima di iniziare la manica si potrà andare a cucire un pochettino, perché comunque è dritta, quindi dopo vi farò vedere. In quel caso lì servirà anche l'ago da lana. Allora, cosa vi devo dire? Poi niente, partiremo con anche con il resto della giacca. Allora, per la realizzazione di questa giacca semplicissima e molto d'effetto, naturalmente, oltre, vedete che ho già usato il metro da sarta, vi servirà un ago da lana precauzionale, cioè io lo tengo sempre l'ago da lana in caso debba modificare il modello man mano che vado avanti. Quindi metro da sarta, un ago da lana, le mie forbici, i marcapunti, che però forse in questo top down potrebbero anche non servire perché usiamo punti 4 angoli per unirci. Servirà, io sto usando un numero 6, ma si potrebbe anche usare un 6,5 con questo filato, e sto utilizzando del filato che io ho in casa.
Mi era piaciuto, l'avevo in casa da penso da 3 anni, è venuto il momento per utilizzarlo. Quindi avevo questo filato, che poi ne ho anche una notevole quantità. Vedete, è un tipo uno stoppino, un mistolana in stoppino, vedete, melange, non è sfumato, è un melange particolare, che parte da un grigio, passa per il cammello, arriva anche a un color, vedete qua dentro c'è il color bruciato, dà un effetto molto particolare alla giacca, e quindi ho optato per una linea con una maglia alta e un punto. Poi andremo ad inserire un punto che però non è troppo lavorato, perché comunque sarebbe stato mimetizzato dalla lavorazione del filato. Questi sono gomitoli da 50 grammi, quindi voi dovete cercare, per avere queste misure, dovete cercare un similare di questi gomitoli. Sono appunto mistolana 50 e 50, hanno una metratura, ogni gomitolo da 50 hanno una metratura da 100 metri, e si lavora appunto, io lo sto lavorando con il 6 perché presentano delle irregolarità, vedete qua, qui è più piccolo e qua si rigonfia un pochettino, e quindi con l'uncinetto inferiore diventava troppo un lavoro troppo stretto, e poi di conseguenza quando si lavorano con degli uncinetti sbagliati risultano dei filati troppo rigidi. Quindi con il numero 6 mi ha dato questa morbidezza e questo lavoro, insomma, questo tipo di lavoro. Avevo anche in casa, che mi è venuto in mente dopo un po', vedete, questo filato peloso che serve appunto per fare delle bordure, e mi è venuto proprio in mente che ce l'avevo. Sono andata a vedere se poteva stare bene con la tonalità del filato melange, e direi che proprio ci sta benissimo. Non è un aranciato come si vede purtroppo dalla camera, è un bellissimo bordeaux. Quindi sicuramente andrò ad usarlo, ne ho diversi gomitoli, andrò ad usarlo, adesso dovrò fare delle prove, o doppio o addirittura triplo, per inserirlo appunto. Lo andremo ad inserire tutto intorno al collo e anche sul davanti e dietro, perché questa giacca nasce senza bottoni, però se qualcuno la vorrà poi chiudere, consiglio, secondo me esteticamente dovrebbero stare molto bene, degli alamari, e quindi si potrà anche optare per la chiusura con gli alamari. Bene, adesso iniziamo con il top down, vi faccio vedere un paio di giri perché poi saranno sempre uguali, e vi allungherete poi con questi giri fino, vedete qua, alla lunghezza che vi serve per il vostro seno, oppure per esempio questa è una circonferenza grande, ma lo può benissimo mettere anche una persona che vuole una giacca molto ampia. Iniziamo il nostro progettino con un nodo d'inizio, uncinetto numero 6, vedete che questa lana è irregolare, e andiamo a fare 60 catenelle. Quindi partiamo 1 2 3, tenete magari molto morbido, 4 5 6 7 58 59 e 60. E partiamo adesso con la nostra lavorazione. Allora mi alzo con 3 catenelle, 1 2 e 3 che sostituiscono la prima maglia alta, carico il filo e vado ad inserire l'uncinetto nella quinta, vedete, maglia, nella quinta catenella. Qui abbiamo già 2 maglie alte perché la prima è sostituita dalle catenelle, quindi andiamo a fare in tutto, in totale, 9 maglie alte, una per ogni catenella, quindi 3 4
5, 6, 7, 8 e 9. Queste 9 maglie alte sono la metà davanti. Ora facciamo l'angolo, cominciamo a fare gli angoli, facciamo 2 catenelle di separazione, carico il filo e adesso andiamo a lavorare quello che poi sarà la nostra spalla e che darà vita alla manica, e quindi andiamo a lavorare 12 maglie perché la manica sarà composta sullo scollo di 12 maglie. Quindi carichiamo il filo, andiamo nella catenella seguente e facciamo 12 maglie, una su ogni catenella disponibile. 1, 2, fatte le 12 maglie alte che equivalgono alla nostra spalla, facciamo le 2 catenelle dell'altro angolo, 1 e 2. Carico il filo. Ora andiamo a lavorare la parte del dietro. Abbiamo detto che 9 erano la metà del davanti, quindi adesso andiamo a fare il doppio, 18 maglie alte per la schiena. Quindi entriamo nella catenella seguente e lavoriamo 18 maglie alte, una per ogni catenella disponibile. 1, 2, 3, abbiamo lavorato le 18 maglie alte della schiena. Ora facciamo le 2 catenelle per l'angolo e ripetiamo le 12 maglie alte che abbiamo fatto sull'altra spalla. Quindi carico il filo, vado nella catenella seguente, faccio 12 maglie alte, una per ogni catenella disponibile. 2, lavorate le 12 maglie alte, facciamo le 2 catenelle dell'ultimo angolo, carico il filo, ci dovrebbero rimanere altre 9 catenelle che equivalgono alla metà del davanti, l'altra metà del davanti. Quindi entro nella catenella successiva e faccio le maglie alte fino alla fine del giro. 1, 2, facciamo insieme, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e l'ultima, vedete qua, il 9. Ecco qua. Ed ecco il primo giro dove abbiamo già distribuito i nostri angoli. Giriamo il nostro lavoro perché il toe down si lavora in questo caso perché è aperto in giri di andata e ritorno. Se fosse chiuso si lavora tutto sul dritto in cerchio, ma essendo aperto si lavora in giri di andata e ritorno. Ora vi faccio vedere un giro e questo giro andrà ripetuto fino alla vostra larghezza desiderata. Quindi mi alzo con le 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, carico il filo e vado a fare una maglia alta sulla seconda maglia alta sottostante. Carico il filo, vado a lavorare una maglia alta sulla maglia alta sottostante, vedete? Una per ogni maglia fino ad arrivare qui all'ultima prima delle 2 catenelle. Le facciamo insieme. Quindi sono 2, 4, 6, erano 9, 7, 8 e 9.
Quando arriviamo sulle 2 catenelle andiamo a fare l'aumento, cioè queste 2 catenelle servono per fare l'aumento, quindi entriamo nell'arco e facciamo 2 maglie alte, 1 e 2, questo è l'aumento. Rifacciamo 2 catenelle che serviranno per l'aumento del giro seguente, carico il filo, rientro nello stesso arco e faccio altre 2 maglie alte, 1 e 2. E questo aumento andrà fatto in tutti gli archi di 2 catenelle che andiamo a trovare. Quindi adesso ripartiamo la lavorazione lavorando maglia alta su maglia alta fino al prossimo archetto di 2 catenelle. Siamo di nuovo sulle 2 catenelle, andiamo a fare lo stesso lavoro dell'arco precedente, entriamo dentro e facciamo l'aumento, quindi 2 maglie alte all'interno di questo archetto di 2 catenelle, 2 catenelle, altre 2 maglie alte dentro allo stesso archetto sottostante, 1 e 2, e ricominciamo a lavorare sulle maglie alte già esistenti. Lavorate in questo modo fino alla fine del giro, facendo gli aumenti in ogni vedete, archetto. Ce ne sono ancora 2. Siamo alla fine del giro, abbiamo le ultime 2 maglie da lavorare, 1, e questa è sulla catenella, mi raccomando non dimenticatevi quella della catenella, e abbiamo finito il nostro giro. Adesso vi faccio vedere già un pochino che ha preso già la forma, vedete, guardate, ecco qua, qui abbiamo la schiena, le 2 spalle che saranno le maniche e i 2 davanti. Quindi questo è il meccanismo che serve per arrivare al top down, semplicemente andando avanti coi giri, è una cosa automatica e vi ritroverete con il vostro corpetto fatto. Adesso per andare avanti si gira il lavoro e si riprende la lavorazione sempre con le 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta del giro, 1, 2 e 3, e quando sarete qui andrete a fare ancora la stessa lavorazione, cioè nelle 2 catenelle si fa l'aumento, 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte all'interno di ogni arco durante tutto il top down. Ecco, questa lavorazione che si ottiene appunto lavorando le maglie come si presentano, ma vedete in ogni aumento va fatto l'aumento, vedete questi sono tutti aumenti, sui 4 lati abbiamo ottenuto questo risultato. Poiché io sono arrivata mediante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 giri alla larghezza desiderata, andiamo a collegare la parte davanti con la parte dietro. Escludiamo per il momento le maniche che andranno lavorate in un secondo momento. Quindi andiamo a lavorare allungandoci con il corpetto. Quindi adesso io prendo, vedete, ho finito qua il giro. Vi faccio vedere, non serve marcapunti, perché comunque, beh, se una proprio li vuole mettere, li può mettere, ma è semplicissimo perché fanno, di regola fanno questi angoli qua per l'unione. Allora, ci alziamo quindi con le 3 catenelle che sostituiscono sempre la maglia alta e cominciamo a lavorare come il solito, come abbiamo già lavorato fino adesso, con le nostre maglie alte, una maglia alta su ogni maglia alta disponibile, e ci fermiamo all'angolo. Ecco, siamo arrivati sull'angolo, vedete? Ora cosa andiamo a fare? Entriamo nell'angolo e andiamo a fare solamente 2 maglie alte, quindi una e 2. Allora andiamo a trovare adesso l'altro angolo. L'altro angolo è qui,
cosa facciamo? Prendiamo facciamo passare la nostra manica in questo modo qui, vedete? E ho fatto questo gioco, entriamo qua nell'angolo seguente, carichiamo il filo, entriamo nell'angolo seguente e facciamo le 2 maglie alte che ci mancano, quindi 1 e 2. Vedete che è già collegato. Ora andiamo a lavorare tutta la parte, questa è la parte del dietro, fino all'altro angolo, lavorando una maglia alta su ogni maglia alta. Una maglia alta su ogni maglia alta fino all'altro angolo. Ecco, siamo arrivati all'altro angolo, abbiamo lavorato la schiena, adesso dobbiamo attaccare l'altro pezzo, quindi entriamo nell'angolo, facciamo 2 maglie alte, facciamo passare tutta la manica, vedete, e andiamo nell'ultimo angolo, quindi carichiamo il filo, entriamo nell'ultimo angolo e facciamo le 2 maglie alte, 1 e 2. Ecco, vedete. E proseguiamo a lavorare fino alla fine del giro su questa parte che è l'altra metà del davanti, quindi lavoriamo tutto fino alla fine del giro. Ecco qua, ho iniziato ad unire, vedete le uniti, il top down adesso è unito. Ora vi spiego una cosa, adesso andrà fatto, prima di iniziare il motivo traforato, andranno fatti alcuni giri a maglia alta, alcuni giri a piacere. Se volete iniziare subito col motivo a livello delle sottoscelle potete iniziarlo, se volete allungarvi fino al punto vita con la maglia alta potete farlo, oppure a stile impero. Ora vi allungate mantenendo queste maglie alte, quindi facendo i giri in tondo, maglia alta su maglia alta, a piacere, prima di iniziare il motivo traforato. Però per iniziare poi il motivo traforato dobbiamo contare, adesso se voi fate questa misura state alle lettere con il tutorial come vi spiego, se invece avete una misura diversa dovete fare questo conteggio. Praticamente io sono andata a contare le mie maglie alte che ho ottenuto dal giro seno e sono 124. Devo inserire un multiplo di 4, cioè il mio punto traforato sarà un multiplo di 4. Il caso mi ha fatto suddividere giusto, nel senso che questa giacca nasce comunque nella mia idea con un inizio, parte l'altra, vedete, dell'apertura, lavorando delle maglie, cioè mantenendo le maglie alte, alcune maglie alte, come se noi andessimo a fare una finta, no? Alcune maglie alte prima di iniziare il motivo che lo inizieremo circa qui, sia di qui che di qui. Quindi io ho da 124, che sono le mie maglie, ho tolto 6 per parte, infatti noi inizieremo il motivo dopo che abbiamo lavorato 2, 4, 6 maglie alte e 6 di qui, che fa 12. A 124 ho tolto 12. Togliendo 112 a 120, togliendo scusate 12 a 124 mi dà 112. 112 è stato un caso, si divide perfettamente per 4, infatti mi dà 28 motivi. Se avete una taglia diversa da questa, quindi avete caricato delle maglie diverse oppure avete un altro filato e vi ritrovate con delle maglie diverse, quando andrete a lavorare l'ultimo giro di maglie alte prima del traforo dovete aggiustare un po' il numero, cioè se vi ritrovate con un numero diverso andate a togliere le 6 maglie al vostro totale di maglie alte del giro seno, andate a togliere le 6 e 6, le 12 maglie
alte al vostro totale. Quello che vi resta dovete fare la divisione per 4. Se questa divisione non sarà possibile, vi mancheranno, non so, una o due maglie, o ne avrete una o due in più, andrete a fare nell'ultimo giro prima del traforo degli aumenti o delle diminuzioni, quindi facendo in modo che poi togliendo le 6 maglie parte l'altra davanti, che saranno lavorate a maglia alta, vi rimane la suddivisione giusta per 4, vi rimangono le maglie alte che si possono suddividere per i 4 che sono i punti che servono per il motivo traforato. Adesso noi andiamo avanti, io ho deciso di andare avanti con qualche giro di maglia alta, non so, forse ne farò 3 e vedrò. Adesso io vado avanti facendo la maglia alta, a me non serve modificare il numero, quindi andrò avanti, vedete, lavorando le maglie alte, quindi mi alzo con le mie 3 catenelle solite che sostituiscono la prima maglia alta, 1, 2 e 3, e vado avanti a lavorare maglia alta su maglia alta. Per chi dovrà fare le diminuzioni per arrivare al punto, alla suddivisione per 4, per fare le diminuzioni sapete che bisogna chiudere insieme 2 maglie, quindi carico il filo, vi faccio vedere adesso fare la diminuzione o a fare l'aumento in senso contrario. Entriamo, vedete, e chiudiamo metà, carico il filo, entriamo nella prossima maglia e chiudiamo metà, e poi si chiude tutto insieme. Ve la faccio rivedere, carico il filo, entro nella maglia seguente, chiudo metà la maglia, carico il filo, entro metà nella maglia seguente, chiudo metà la maglia alta e richiudo tutto insieme. Queste sono le diminuzioni. Se invece vi serve un aumento è ancora più semplice, perché caricate il filo, entrate nella maglia 2 volte, fate 2 maglie alte nella stessa maglia, quindi qui c'è l'aumento e qui c'è la diminuzione. Adesso vi ho fatto vedere, quindi nell'ultimo giro prima del punto traforato, se dovete aggiustare il multiplo di 4 dovete appunto o aumentare o diminuire. Nel mio caso sono stata fortunata, mi è andata bene, mi sono trovata la suddivisione senza dover fare né aumenti né diminuzioni. E naturalmente però questi aumenti o queste diminuzioni andranno distribuite, essendo un multiplo solo di 4, saranno poche quelle che voi dovete o aumentare o diminuire, quindi se saranno 2 o saranno 3, non so, andrete a farne una davanti e 2 dietro, insomma, in modo che non siano tutte su un mezzo davanti, perché poi si vede, se invece andate a distribuirle una qua, una là, essendo poche non si vedono. Ecco, vi voglio far vedere come lavorare quel pezzettino qui, perché abbiamo, vedete, nel giro precedente abbiamo appena unito le parti, davanti e dietro, quindi è semplicissimo. Manteniamo le maglie come si trovano, vedete, questa è l'ultima del davanti, del mezzo davanti, da qui passiamo direttamente al dietro. Ecco qua, direttamente in questo modo. Ecco qua, vedete. Allora, prima di proseguire con il corpetto ho pensato di fare una manica, così ve la faccio vedere, e andremo a fare insieme. Prima appunto, vedete, io qua mi sono fermata e andiamo prima a terminare anche l'altra manica e la facciamo insieme. Vedete, è una manica fatta con un punto, come vi ho detto prima, multiplo di 4, è molto diciamo pieno come lavoro, come punto, e sicuramente vi terrà molto caldo. E solamente di 2 giri che si ripetono fino alla lunghezza della manica. Nel mio caso io ho ripetuto, vi dico i giri: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 giri per un totale di 10 motivi. Adesso andiamo a misurarla insieme, perché comunque questo dipende dal filato che state utilizzando e dalla vostra lunghezza della vostra manica. Nel mio caso, usando questo filato qui lavorato con i 6, mi ha dato 50 centimetri più un pochino di polsino appena piccolo che serve per stringere. Vedete qua, sono andata a stringere. A me piacciono queste maniche qua. Siamo andati con dei piccoli giri, 3 giri, a stringere il polsino. Bene, adesso facciamo la manica insieme. Allora, per calcolare quanti motivi dobbiamo inserire sul nostro giro, vedete, questo è il giro manica, sono andata a contare tutte le maglie alte che giravano qui intorno. In più vanno inseriti, vedete qua, sono gli angoli dove mi ero attaccata per fare il corpetto, vanno inserite 2 maglie alte in questo foro e 2 maglie alte, vedete, nell'altro foro. Quindi io sono andata a contare tutte le mie maglie del giro del top down più queste 4 maglie 2 2 che vanno in questi fori. Premetto che questo dipende da dove vi siete fermati con il top down. Nel mio caso, contando come vi ho detto, ho 55 maglie. Multiplo di 4 del motivo, mi servono 56 per dividere per 4. Quindi sono andata ad aggiungere una maglia nel sottoscella, però vi farò vedere questa maglia come sono andata a chiuderla. Allora, sono sulla schiena, vedete, questa è la schiena del top down, sul diritto, prendo un punto qualsiasi, non lo so, a metà circa o anche vicino allo scalfo, e vedete, in una delle maglie mi attacco col mio nodo d'inizio e mi alzo, mi attacco con una maglia bassa e mi alzo con 2 catenelle. Questo sostituisce la prima maglia alta del giro. Ora proseguiamo lavorando una maglia alta su ogni maglia alta sottostante. Giriamo tutto intorno al giro manica, vedete, in questo modo. Siamo arrivati allo scalfo manica, vedete, questo è il foro del top down, dell'aumento. Entriamo e facciamo le 2 maglie che abbiamo comunque già calcolato quando abbiamo calcolato per la divisione di 4 del motivo. E quello che c'è da fare nel sottoscella è di aumentare o di diminuire. Io vi consiglio di aumentare, siccome il nostro motivo è solamente di 4 catenelle, di 4 punti, lo possiamo adattare facilmente. Allora, se vi manca, come mi mancava a me, solamente una maglia per arrivare a 56, che era la suddivisione che mi dava appunto 14 motivi, 4 ogni motivo, sono andata a chiudere le 4 maglie che ci sono, che dobbiamo fare qui nel sottoscella, proprio lo scalfo qui, le sono andata a chiudere insieme perché mi serviva solamente una maglia in più. Quindi sono andata a fare una, vedete, qui in questa maglia di traverso sono entrata e ho caricato il filo e ho fatto una maglia alta chiusa a metà. La seconda chiusa a metà l'ho fatta, ci sono qua 2 forellini, vedete, l'ho fatta nel primo forellino, la terza nel forellino seguente e la quarta come prima di qua nella maglia trasversale di questo giro qui. 4, quindi 4 maglie chiuse a metà, perché la prendiamo meglio. Ecco, e poi ho chiuso tutto insieme. Se invece vi mancano più di una maglia per la suddivisione in multiplo di 4, potete, riprendiamo, vedete, questo si è fermato un piccolo tassellino che dà comodità a sottoscella. Se invece vi dovessero mancare più di una maglia, per esempio ve ne mancano 2, potete fare in questo modo, chiudendo a 2 a metà, quindi entrate nella prima e nella seconda dove vi ho detto prima e chiudete a metà, e nel seguente altri 2 fori, vedete, uno a metà
e l'altro punto, vedete, chiuso a metà, e quindi avrete 2 catenelle invece di una, quindi 2 aumenti. Se invece me ne mancano 3, lavorate solamente la prima le prime 2 chiuse insieme, vedete, così, 1 e 2 chiuse insieme, e le altre 2 le lavorate separatamente, quindi alla fine avrete 3 maglie di aumento. Ecco. E poi proseguite lavorando, vedete qui nel foro del top down andiamo a fare le altre 2 maglie, e proseguite, vedete, fino qua alla fine del giro. Ecco, siamo alla fine del giro e ci chiudiamo qui nella terza catenella con la mezza maglia bassa. Ecco, adesso andremo a distribuire il primo giro del nostro punto traforato. Adesso vi faccio vedere i 2 giri che compongono questo punto traforato e poi vi faccio vedere un terzo giro di ripartenza. Allora, ci alziamo, nel primo giro ci alziamo con 2 catenelle che sostituiscono una mezza maglia alta. Carico il filo, rientro nel punto e faccio una mezza maglia alta, carico di nuovo e faccio un'altra mezza maglia alta e chiudo insieme. Quindi 3 maglie alte chiuse insieme. Una catenella di separazione, carico il filo, rientro e rifaccio ancora lo stesso lavoro nello stesso punto di base, quindi chiudo metà una, chiudo a metà la seconda, chiudo a metà la terza e chiudo tutto insieme. Ora andiamo a fare un pippiolino di separazione, facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3, entro, vedete, alla base qui dove ho chiuso tutte le maglie insieme, vedete, in questo modo, e lo vado a chiudere con una mezza maglia bassa. Salto 3 maglie di base, carico il filo, 1, 2, 3, nella quarta vado a rifare il motivo, quindi 3 maglie chiuse insieme, 3 maglie alte, 2 e 3, una catenella di separazione, carico il filo nello stesso punto di base, vado a fare l'altro petalo, quindi altre 3 maglie alte chiuse insieme, 1, 2 e 3. Di nuovo il pippiolino, 1, 2, 3 catenelle, lo chiudo, vedete qua, con una mezza maglia bassa, e di nuovo vi faccio vedere un'altra volta, salto 3 maglie, carico il filo, 1, 2, 3, la quarta ripeto le 3 maglie alte chiuse insieme, 1, 2, 3. La catenella e di nuovo le 3 maglie alte chiuse insieme nello stesso punto di base, 1, 2 e 3, e chiudo tutto. Lavorate tutto il giro con questa lavorazione. Ecco, siamo alla fine del primo giro del motivo, vado a chiudermi, vedete qua ho fatto il pippiolino, salto le 3 maglie di base e vado a chiudermi qui dove avevo chiuso le maglie insieme, entro proprio così e da dietro vado a chiudere con la mezza maglia bassa. Secondo giro del punto traforato, mi sposto nella catenella di separazione del giro precedente che c'era tra un petalo e l'altro, questa mi sposto con una mezza maglia bassa e nello stesso punto di base vado a fare 5 maglie alte, mi alzo con la prima, 1, 2 e 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, e vedete nello stesso punto di base vado a eseguire un totale di 5 maglie alte, 3, 4 e
e la quinta. Proprio non nell'archetto, ma vedete dentro la catenella. Da qui passo direttamente all'altro motivo, quindi carico il filo e vado sempre nella catenella, entrando proprio nella catenella che c'è tra i due gruppi di maglie alte chiusi insieme, e faccio le mie 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4 e 5. Un punto facilissimo veramente. Ecco, questo è il secondo giro del punto traforato. Ve lo faccio rivedere. Carico il filo, salto il picciolino e vado nella catenella che c'è tra i due petali e faccio le 5 maglie alte. Quindi questo è il secondo giro del motivo traforato e il motivo è tutto qua, sono 2 giri, però dopo vi faccio vedere a chiudere questo giro e a ripartire con il terzo giro, perché adesso siamo partiti qua col primo giro sulle maglie alte, dopo vi farò vedere a ripartire sul motivo. Siamo arrivati alla fine del secondo giro del motivo. Il secondo giro di ogni motivo va chiuso in questo modo: si entra nella terza, vedete, catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro, ma invece di chiudere con una mezza maglia bassa come al solito chiudiamo con una maglia bassa, perché andremo a lavorare subito direttamente su questa maglia bassa. Quindi ci alziamo con 2 catenelle che sostituiscono una mezza maglia alta chiusa a metà e praticamente, vedete, stiamo ripetendo il primo giro che va lavorato a zigzag, mentre prima era qui, adesso andiamo a farlo spostato. Quindi carico il filo, abbiamo fatto le 2 catenelle, rientro, vedete, in questa maglia bassa in mezzo in questo modo e vado a fare il mio petalo, quindi chiudo metà la seconda e chiudo metà la terza, chiudo insieme, faccio una catenella e vado a fare l'altro petalo. Quindi carico il filo nello stesso punto, vado a fare le 3 maglie alte chiuse insieme. 2, ecco, questa è la chiusura e la partenza che serve per proseguire con la lavorazione. Quindi faccio vedere ancora il nostro picciolino di separazione, quindi 3 catenelle, lo chiudo qui a livello della chiusura delle maglie insieme e lo chiudo con una mezza maglia bassa, e da qui carico il filo e passo, vedete, tra praticamente, vedete qua ci sono i 2 gruppi di 5 maglie alte, vado a lavorare i miei petali qui in mezzo, praticamente sulla prima, dentro la prima maglia alta del secondo gruppetto. Questa è la prima e qui in questo punto andiamo a lavorare i 2 petali chiusi insieme, vedete, 1, la catenella di separazione, e il secondo sempre nello stesso punto di base, 1, 2 e 3. Ecco, questa è la ripartenza. Vi ho fatto vedere dove adattare il nuovo giro sul motivo già esistente e poi fate il secondo, poi di nuovo il primo, insomma sono 2 giri che si alternano spostando il motivo sempre verso sinistra. Quindi adesso mi proseguite con questa lavorazione fino alla vostra lunghezza della vostra manica e vi fermate comunque, ogni che lunghezza dovete mantenere, vi fermate al giro delle 5 dei ventagli delle 5 maglie alte, non quello dei petali, vi fermate a questo giro qua. Ci vediamo poi per fare insieme il polsino, il piccolo polsino della manica. Ecco ragazze, siamo arrivati alla lunghezza desiderata, ora andiamo a chiudere il polsino, andiamo a stringere appunto questa manica con 3 giri di polsino.
Allora, per effettuare, vedete, io mi sono fermata sul giro dei ventagli di 5 maglie alte. Adesso andiamo a lavorare però solamente le 3 centrali, quindi ci spostiamo con 2 mezze maglie basse sulla terza, no scusate, sulla seconda con una mezza maglia bassa. Ogni tanto si fanno le papere. E andiamo a chiudere appunto facendo delle diminuzioni, quindi mi alzo con 2 catenelle che sostituiscono una maglia alta chiusa a metà, e andiamo nella maglia centrale, la terza, e andiamo a lavorare, qui c'è un nodino, andiamo a lavorare una maglia alta. Quindi su ogni terza di ogni gruppetto si lavora una maglia alta. Carichiamo il filo, nella quarta chiudiamo metà una maglia alta, l'altra andiamo a lavorarla saltando la quinta di questo gruppo e la prima del gruppo successivo, andiamo a lavorare la seconda del gruppo successivo, chiudiamo a metà e chiudiamo tutto insieme. Quindi la quarta del gruppo di destra e la seconda del gruppo di sinistra vanno sempre chiuse insieme, quindi lavoriamo normalmente la terza, vedete quella centrale del gruppo, e riprendiamo lavorando le due insieme, quindi carico il filo, vado nella quarta del gruppetto, chiudo a metà, carico il filo, salto l'ultima del gruppetto, salto la prima del gruppetto successivo, vado nella seconda e chiudo a metà e poi chiudo tutto. Lavoro la terza, la seguente, normalmente una maglia alta, e di nuovo carico, vi faccio vedere un'altra volta, carico il filo, entro nella quarta di questo gruppetto, chiudo metà, carico il filo, salto la quinta, salto la prima del gruppo successivo, vado nella seconda, chiudo una maglia alta a metà e chiudo tutto. Carico il filo, lavoro la successiva che è la terza del gruppetto normalmente e di nuovo vado a chiudere insieme le successive. Ecco, lavorate tutto questo giro in questo modo. Siamo alla fine del giro, avrei da lavorare l'ultima maglia alta chiusa a metà, quindi carico, entro qui nella quarta, lavoro a metà, poi se vi ricordate avevamo iniziato il giro con queste 2 catenelle che fungevano da mezza maglia, cioè da maglia alta chiusa a metà. Cosa facciamo? Da qui andiamo, saltiamo queste catenelle, andiamo direttamente sulla seconda, vedete, sulla maglia alta che abbiamo lavorato normalmente, e chiudiamo tutto con un gettato. Ecco qua. Ora andiamo a fare il secondo giro, lavoratelo un po' sostenuto, così andiamo a dare sostegno al polsino. Entriamo direttamente, vedete, nello spazio. Adesso andiamo a lavorare un giro di maglie basse, lavorando però non dentro la maglia, ma nello spazio tra una maglia e l'altra. Quindi il primo spazio che io trovo, vedete, entro e faccio la maglia bassa. Quindi vado nello spazio seguente tra una maglia e l'altra e lavoro le maglie basse. Quindi lavoro tutte quelle che si presentano, lavorandole tra una maglia e l'altra. Fate attenzione però dove ci sono, vedete, le maglie qua chiuse insieme, che non dovete entrare qua tra una maglia e l'altra, ma dovete saltare il gruppetto. Quindi da qui andate di là, cioè saltate le due chiuse insieme e andate oltre, vedete. Quindi facciamo il giro tutto in questo modo. Qua abbiamo già, vedete, le due chiuse insieme, non entro qui, passo le due chiuse insieme. Ecco, lavorate tutto il giro in questo modo. Ecco, siamo arrivati alla fine del giro. Ora mi chiudo con una mezza maglia bassa qui dove c'è questa prima, vedete, prendendo la maglia però la catenella sul dietro, e mi chiudo con la mezza maglia bassa.
Ora cammineremo per il terzo e ultimo giro su tutta la circonferenza del polsino, facendo appunto un giro di spostamento con mezze maglie basse. Quindi entreremo in ogni, vedete, di queste catenelle, però prendendo non qua, ma la catenella da dietro, in questo modo qua, ci sposteremo su tutta la circonferenza, vedete, fino alla fine del giro. Questo servirà ancora a dare più sostegno e a stringere un pochettino ancora, vedete, il polsino. Ecco, una cosa che vi devo dire è che se per caso voi avete una manica più stretta perché avete il vostro corpetto più stretto e quindi avete eseguito meno giri di top down, questo polsino potrebbe risultare stretto. Quindi cosa dovete fare? Quando arrivate appunto a fare l'ultimo giro, che è questo che stiamo facendo, magari andate a cambiare l'uncinetto in modo che non si stringa troppo, che non passate nemmeno con la mano. Quindi adesso andiamo alla fine di questo giro. Se invece avete una manica ancora più grande, però scusate, mi è mancato un pezzo, dovete invece diminuire logicamente, quindi insomma dovete un po' aggiustarvi voi con questo ultimo giro in base anche alla grandezza della vostra mano. Se per caso invece è troppo larga che dovete diminuire, andate a saltare, per esempio andate a saltare una catenella, andate nell'altra e così vi regolate un pochettino. Vedete, questa saltate nell'altra, la superate e il gioco è tutto qua. L'uncinetto non è difficile, bisogna avere un pochettino di occhio. Ecco, siamo alla fine del giro, ci chiudiamo nell'ultima catenella con la mezza maglia bassa, magari prendiamo qui, in questo caso forse è meglio prenderla tutta per chiudere. Ecco, vedete, l'ho presa proprio non da dietro ma tutta. Andiamo a chiudere con la nostra mezza maglia bassa e fermiamo bene. Adesso tagliamo, andiamo a tagliare, andremo a fermare bene poi il filo dietro molto bene. Ecco, vedete, questa è la mia manica, vedete? Ecco qua. Ecco, adesso diamo 2 misure al corpetto. Io mi sono allungata più di quello che pensavo perché ho pensato appunto che forse un bordo con il punto della manica troppo alto sarebbe stato troppo. Quindi ho allungato il mio corpetto, pensavo di fermarmi a questo livello, invece mi sono allungata quasi ad arrivare in vita perché comunque fa 45, quindi ho proseguito per allora vediamo 1 2 3 4 5 6 7 8 per 10 giri di maglia alta e sono arrivata a 45 centimetri. Ora cominceremo ad inserire un bel bordo di questo punto bello alto. Allora, su questo bordo che adesso andiamo a iniziare ci si può giocare la lunghezza. Io ero partita con l'idea di fare un cappottino e sarebbe diventato veramente bello, però purtroppo la lana mi ha tradito, nel senso che è una lana che rende poco, ce l'avevo in casa da tempo, non è più recuperabile in nessun modo e quindi arriverò ora a quella lana che mi è rimasta, arriverò fino a dove posso, tenendo un pochettino da parte perché poi andremo a fare prima di inserire quella bellissima lana pelosa per fare il bordo qui bordeaux, naturalmente va inserito una rifinitura di sostegno. Quindi adesso noi partiremo col bordo. Se a voi avete la possibilità di avere più lana, potete allungarvi anche al ginocchio perché verrà sicuramente un cappottino bellissimo anche dove volete, insomma. Oppure anche fermarvi a giacchino, quindi facendo un piccolo bordo e fermarvi a giacchino. Bene, cominciamo ad inserire appunto il nostro bordo. Prima vi avevo già spiegato, ovvero la suddivisione
che nell'ultimo giro va, ho tolto o inserito quei 2 o 3 punti che mi servono per arrivare al multiplo, calcolando appunto che ci sono 6 maglie parte l'altra davanti che andranno lavorate sempre a maglia alta. Ecco ragazze, ora cominciamo inserendo il motivo traforato. Mentre fino a questo momento l'abbiamo lavorato in tondo, ora andremo a lavorarlo in giro di andata e ritorno. Il motivo è formato da 2 giri, però siccome sono lavorati a zigzag, cioè sono inseriti a zigzag, devo farvi vedere 4 giri, cioè 2 partenze e 2 chiusure con il motivo a metà e 2 partenze e 2 chiusure con il motivo intero. Poi si ripartirà da quello a metà, quindi 4 giri si andranno a, diciamo, alternare fino alla lunghezza desiderata della vostra giacca, del vostro capottino, quello che volete. Quindi adesso partiamo, vedete qui ho attaccato, mi sono riattaccata direttamente sul filo, c'era il filo, e facciamo le nostre solite 3 catenelle che ci servono per alzarci, per sostituire la maglia alta, e andiamo a lavorare, compresa della prima già fatta con le catenelle, 6 maglie alte, una su ogni maglia sottostante disponibile, quindi 3, 4, 5 e 6. Nella maglia seguente andiamo a fare 3 maglie alte chiuse insieme, quindi carichiamo il filo, entriamo nella maglia e facciamo 3 maglie alte chiuse insieme, quindi chiudiamo metà la prima, chiudiamo metà la seconda e chiudiamo la metà la terza. E qui facciamo solamente il mezzo motivo, quindi facciamo il nostro pippiolino, il solito giro motivo traforato di prima, quindi facciamo le 3 catenelle che chiudiamo qui alla base della chiusura delle maglie chiuse insieme con una mezza maglia bassa, carico il filo, salto 1, 2, 3 maglie di base, nella quarta vado a fare ancora le mie 3 maglie alte chiuse a metà, quindi 1, 2, la terza chiusa a metà e chiudiamo tutto. Una catenella di separazione, altro petalo, quindi carico il filo nello stesso punto di base, facciamo le altre 3 maglie alte chiuse insieme. Insomma, sto ripetendo praticamente il motivo, quello che abbiamo fatto quando abbiamo iniziato la manica. Quindi ancora il mio pippiolino, quindi le 3 catenelle chiuse. Questa lana si attorciglia, essendo stoppino, di solito stoppini fanno così. Allora andiamo a chiudere questo pippiolino e proseguiamo fino a, insomma, fermatevi un pochettino prima della fine del giro, perché vedete che dobbiamo fare una chiusura, diciamo una fine diversa, ecco. Praticamente vi fermate 7 maglie prima della fine dell'altro lato. Allora, sulla 10ª maglia, che io vedete ho lavorato questi 2 petali, ora qui me ne rimangono 9. Vado a fare il mio solito pippiolino, 2 e 3, lo chiudiamo come al solito, carico il filo, salto 2 maglie di base, 1 e 2, nella terza vado a fare il mio mezzo motivo, quindi vado a fare 3 maglie alte chiuse a metà, 1, 2, 3 e poi le andiamo a chiudere tutte insieme, e questo è il mezzo motivo. Da qui carico il filo e vado a fare le rimanenti 1, 2, 3, 4, 5, 6 maglie alte, una maglia alta su ogni maglia sottostante, quindi una,
2, 3, 4, 5, e la sesta sulla terza catenella, vedete che sostituiva la prima maglia alta del giro. Giriamo il nostro lavoro e andiamo a lavorare ancora 6 maglie alte su queste 6 maglie alte. Ecco, girato il lavoro, ho fatto le prime 6 maglie come si presentano e ora andiamo a fare il secondo giro partendo con il mezzo motivo. Quindi carichiamo il filo sulle maglie del giro precedente chiuse insieme, le ultime, andiamo a fare, vedete, 3 maglie alte nello stesso punto di base. 1, 2 e 3. Questo è un mezzo motivo, un po' di più. Da qui andiamo avanti normalmente col nostro motivo, quindi carico il filo, passo sull'altro gruppo, vedete, di petali e dentro non nell'arco ma nella catenella, e faccio le mie 5 maglie alte. 1, 2, 3, insomma stiamo facendo il motivo normalmente, 4 e 5, quindi proseguiamo col nostro motivo normalmente. Questo è il secondo giro, quindi andiamo qui nella catenella, dentro catenella del gruppetto successivo, e finiamo il giro come abbiamo già fatto fino adesso. Ecco, siamo alla fine del giro, vado a fare le ultime 3 maglie alte che corrispondono a mezzo motivo qua sul fiore del giro precedente, sul petalo chiuso insieme. Andiamo a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3, e poi eseguiamo le 6 maglie alte, vedete, 2, 4, 6 qua, le 6 maglie alte, lavorando una maglia alta su ogni maglia alta. 3, 2, 3, 4, 5 e 6. Qui nella terza catenella che sostituiva la maglia alta del giro precedente. Ecco, adesso girate il lavoro, fate ancora le 6 maglie, lavorate le 6 maglie alte. Ecco, ho fatto le 6 maglie alte solite. Adesso andiamo a fare ancora un altro motivo, lavorato però partendo con il motivo intero. Quindi quando abbiamo fatto le 6 maglie della finta, vedete davanti, carichiamo il filo, andiamo a lavorare, vedete qua c'erano le 3 maglie alte del mezzo motivo sottostante, lavoriamo una maglia alta sulla prima. Da qui andiamo a fare il nostro pipiolino, quindi le 3 catenelle chiuse, iniziamo a lavorare i nostri petali, carichiamo il filo, vedete, sul primo spazio qua che troviamo nella prima maglia andiamo a lavorare le nostre maglie chiuse insieme, 3 maglie alte chiuse insieme. Ecco, la catenella di separazione e il secondo petalo nello stesso punto di base. E questo è l'inizio in giri di andata e ritorno con il motivo intero. Quindi proseguite la lavorazione normalmente fino alla fine del giro. Allora, siamo alla fine del giro. Vedete, qui avevamo le 3 maglie alte del mezzo motivo precedente.
quindi carico il filo, vado qui sulla prima di queste 3 e vado a fare i miei petali, vedete, le mie maglie chiuse insieme, il pipiolino, 2, 3, lo chiudiamo, ho fatto una gaffa, ripetiamo, siamo sulle, questo è il motivo, vedete, di 3 maglie alte del mezzo motivo sottostante, vanno fatti 2 petali. Allora, primo petalo, catenella, secondo petalo, e a volte ci si sbaglia, ecco qua, adesso c'è il pipiolino. Allora sono 3 catenelle, li chiudiamo come al solito e carichiamo il filo, andiamo a fare una maglia alta, vedete che qui c'erano le 3 maglie alte del motivo del mezzo motivo, la prima abbiamo fatto i petali, la seconda la saltiamo, la terza facciamo la maglia alta. Ecco qua. E andiamo a lavorare le rimanenti 1, 2, 3, 4, 5, 6 in andata e in ritorno. Ecco, ho fatto le 6 maglie alte in andata e ritorno, quindi sto tornando. Ora vi faccio vedere il quarto giro del punto traforato lavorato in giri di andata e ritorno, quindi con la chiusura del motivo intero. Quindi è l'ultimo, dopodiché partirete ancora dal primo. Quindi per fare la chiusura e l'inizio di questo giro in andata e ritorno carico il filo, vedete qua c'è un'altra maglia alta, andiamo a lavorarla, lavoriamo una maglia alta su maglia alta e da qui carico il filo, passo direttamente a lavorare il mio motivo come al solito in mezzo ai 2 petali del motivo successivo, lavorando non nell'archetto, nella catenella. Quindi faccio le mie 5 maglie alte, vedete, come al solito. Quindi da qui proseguiamo col nostro motivo regolarmente. Adesso vi faccio vedere. 4, guardate, guardate, i stoppini sono tremendi. Cioè, per fare certi lavori, però, tipo dei capotti, delle cose un po' consistenti, è indicato lo stoppino. Allora, ecco, da qui continuate, vedete, carico il filo e vado a fare le mie 5 maglie alte sul motivo seguente. Quindi andiamo fino alla fine, vi faccio vedere come chiudere anche questo quarto giro. Prima di finire questo quarto giro vi voglio far vedere una cosa. Siccome adesso voi vi allungherete ripetendo i 4 giri, quindi una volta che abbiamo finito adesso questo, che poi vi faccio vedere chiudere, riprenderete dal primo. Quindi questi 4 giri che si ripetono fino alla vostra lunghezza desiderata. E potete terminare la maglia semplicemente così, cioè o sia con tutti e 2 i giri sta bene, sia così, vedete come risulta finita, e sia col pipiolino, quindi non importa, ecco questo, perché poi sarà il vostro bordo, vedete, sta bene sia così che così. Io lo preferisco così, con la cappettina, perché il pipiolino lo vedo un po' frivolo per questo tipo di giacca, però poi questo va a gusti. Finiamo il quarto giro. Intanto che io finisco il quarto giro vi voglio parlare, dire delle cose. Allora io per questa giacca, che però non è venuta alla lunghezza che volevo, con questo filato che vi ho spiegato all'inizio, ne andrò ad utilizzare, ma proprio fino all'ultimo metro di filato, 800 grammi.
e quindi per fare una giacca un po' più lunga sicuramente, poi insomma dipende dalla taglia, quindi regolatevi voi. È un capo importante, cioè nel senso che è pesante, è un capo spalla, e quindi insomma di materiale ce ne vuole, comunque vi terrà bel caldo. E volevo farvi anche il cappellino, però purtroppo non ne ho avuto abbastanza. In caso voi volete fare un bel cappellino bordato magari con lo stesso filato che poi metteremo, cioè in stile, ecco, della giacca, quindi bordandolo con lo stesso materiale che userete per bordare questa giacca, potete trovare sul mio canale due cappellini che come stile sono perfetti con questa giacca, perché comunque io ci vedo un basco, non ci vedo, ecco, una cuffia, ci vedo proprio un cappellino. E quindi potrete, siccome anche come spessore di filato sono uguali, potete vedere il tutorial del baschetto, del basco violet, e anche quello del basco rosita. E poi facendolo con la lana che userete per fare la giacca, lo potrete poi bordare intorno con lo stesso filato peloso che userete per bordare la giacca, quindi verrà veramente un qualcosa di particolare, di molto molto chic. Per quanto riguarda il filato, vi ho detto all'inizio che è un filato che io ho in casa da tempo, e non è assolutamente trovabile, perché mi sono già anche informata, e comunque guarda, insomma non è che sia poi morbidissimo, l'ho voluto usufruire, però insomma non è il massimo. Allora, quindi ho pensato di mettervi dei link sotto al box informazioni, sotto il video, dei link con dei filati consigliati che potete trovare in questo, insomma adesso li trovate, e quindi avrete un punto di riferimento per il filato, sia per quanto riguarda quello della giacca che quello che servirà per fare la bordura. E vi metterò anche dei link per acquistare eventualmente degli alamari, per chi volesse chiudere gli alamari con degli alamari questa giacca, così vi state ancora più al caldo. Vi metterò anche il link che manda appunto al cappellino violet e al cappellino rosita. Bene, adesso vi ho detto tutto, non volevo dimenticarlo, quindi ve l'ho detto intanto che finivo il quarto giro. Bene, ecco, sono alla fine del quarto giro. Ho fatto l'ultimo, vedete, motivo in mezzo ai due petali. Adesso carico il filo e dopo del pippiolino vedete che c'è una maglia alta, quindi andiamo a lavorare maglia alta su maglia alta, più, vedete, le 6 maglie alte rimanenti. Vedete, una, due, tre, 4, 5 e 6. Girate il vostro lavoro e riprendete come vi ho fatto vedere dal primo giro, quindi arrivate alternando questi 4 giri alla vostra lunghezza desiderata del vostro capo, rifinendo, vedete, o con questo giro o con quello, è lo stesso, uno dei due sta bene, allo stesso modo, è piacimento. Ci vediamo più tardi, finirò anch'io adesso fino a che ho materiale, e dopo ci vediamo più tardi per fare la rifinitura tutto intorno al collo. Vi volevo fare vedere la giacca appunto appoggiata su un piano, in questo caso è la mia tavola della mia sala. Volevo farvi vedere appunto come è venuta. È una giacca di una taglia molto molto generosa, tanto che la lunghezza mi ha dato, io sono riuscita col materiale che avevo ad arrivare a 70, ma si può anche allungare a piacimento, e mi dà una larghezza di ben 56 centimetri, cioè 112 a livello
del seno, e qui dove si è leggermente allargata, perché a questo punto allarga un pochettino, è arrivata a ben 122 centimetri, quindi è veramente una giacca molto comoda. Ora andremo a rifinirla con un bordino, adesso penso di fare la maglia alta o la mezza maglia alta o la maglia bassa, devo ancora decidere. Poi andremo a mettere, vedete, questo peluche che io ho unito a 3 fili, perché così risulta più vaporoso il collo che andremo a mettere. Bene, andiamo avanti, proseguiamo con l'ultimo lavoretto di questa bellissima giacca. Ecco qua, facciamo la nostra rifinitura, è stato un bel lavoro, bello lungo. Allora, io sono sul diritto della giacca, dalla parte della mia destra. Questa è la parte destra della giacca. Allora, adesso andremo a fare tutto intorno un giro di maglie basse. Vi faccio vedere una cosa. Andremo a farne praticamente 2, vedete, in ogni di questa, che rappresenta la maglia alta in senso orizzontale, e vi faccio notare una cosa: nelle giunzioni tra un giro e l'altro vedete che ci sono dei punti in cui si vede bene il forellino, vedete qua si vede bene, ma dei punti invece che non si vede, perché praticamente abbiamo fatto un giro che abbiamo terminato con la maglia alta e un giro che abbiamo iniziato con le catenelle, quindi non è uguale. Quindi noi andremo a mettere una maglia bassa solo dove c'è il forellino che si presenta una volta sì, una volta no. Vedete, qua c'è il forellino, qua invece non c'è, e invece qua c'è, vedete. Quindi andremo a fare la lavorazione facendo una maglia bassa sì e una no nelle giunture tra un giro e l'altro. Vedete, adesso io ho fatto il nodo d'inizio. Partiamo, qui c'era la catenella, quindi partiamo qua sul fondo, ci attacchiamo con una mezza maglia bassa, facciamo una catenella, facciamo un'altra che sostituisce la maglia bassa, 2 catenelle, e entriamo, vedete, nel primo foro qua del primo giro, andiamo a fare 2 maglie basse, 1 e 2. Ora si presenta, vedete, il forellino qua, quindi entriamo e facciamo la maglia bassa, facciamo le 2 maglie basse nel giro seguente. Qui non abbiamo il forellino, vedete che non c'è, quindi passiamo nel giro dopo seguente, che rappresenta il giro seguente, e facciamo le 2 maglie basse. E qui c'è il forellino, eccolo qui, quindi in questo forellino maglia bassa, passiamo nell'altro giro e facciamo 2 maglie basse nel giro, nel foro grande. E qui vedete che il forellino non c'è, quindi passiamo nell'altro spazio e facciamo 2 maglie basse. Ecco, qui il forellino c'è. Ecco, andate avanti così fino ad arrivare qua dove c'è l'angolo della scollatura. Io ho deciso di fare così perché se andavo a fare più maglie basse mi veniva ondulato, invece vedete che così è perfetto. Bene, ci vediamo alla scollatura. Ecco, siamo arrivati vicino allo scollo, vedete, questo è lo scollo. Facciamo l'ultimo, vedete, quadratino, ultimo giro, facciamo 2 maglie basse dentro l'arco, esattamente sull'angolo, che è questo dove c'è il filo, entriamo 3 volte e facciamo in questa catenella qui, andiamo a fare 3 maglie basse nella stessa catenella, quindi andiamo a fare l'angolo che gira, 2 e 3. Ora ci troviamo praticamente sulla scollatura e abbiamo la catenella d'inizio, quindi entriamo, vedete, in ogni catenella che corrisponde a una maglia alta
e andiamo a fare una maglia bassa in ogni catenella. Vedete, qua c'è la catenella d'inizio e andiamo a fare una maglia bassa su ogni catenella. Vedete che qua ha girato qui per fare la punta della scollatura. Vi faccio vedere arrivare fino al primo angolo, così vedete. Continuiamo con le maglie basse, una in ogni catenella d'inizio, questa e questa qua. Quando arriviamo negli angoli, che ce ne sono 4, nello spazio entriamo e facciamo una maglia bassa. Aspetta, che questo filo è fatto così un po' grosso, un po' piccolo, ed entriamo dentro negli angoli e facciamo una maglia bassa e poi proseguiamo una maglia bassa su ogni catenella d'inizio. Ecco, adesso io vi ho fatto vedere a fare la scollatura con gli angoli del top down, vi ho fatto vedere a girare qui quando arrivate in fondo dove inizia lo scollo, e vi ho insegnato, vi ho fatto vedere a inserire le maglie sulla parte davanti. Quindi fate tutto il giro e poi ci vediamo. Siamo arrivati alla fine del giro dall'altro lato, della parte di sinistra. Vedete, entriamo nell'ultimo spazio, ultimo giro, facciamo 2 maglie basse e una maglia bassa la andiamo a fare, perché questo lo facciamo meglio. L'ultima maglia la andiamo a fare qui in questa ultima catenella. Ecco qua. Adesso andiamo a tagliare il filo, andiamo a nascondere queste codine, ci sono delle codine in giro, e poi partiamo con il filato peluche. Ecco, vi faccio vedere come si presenta la rifinitura del collo, la fine della rifinitura, vedete, del collo. Vedete che non fa le onde. Adesso andiamo a inserire il filato, quello col peluche. Allora, io non vi ho dato un numero di un altro uncinetto all'inizio del tutorial, perché diciamo che io sto usando delle cose che ho, dei materiali che ho in casa, quindi ho usato questo filo che avevo in casa, che tra l'altro l'ho messo, adesso vi faccio vedere che l'ho messo a 3 fili, appunto per dare ho messo 3 fili per dare più voluminosità, e per inserimento, per fare la maglia alta, mi servirà un uncinetto del numero 9. Quindi voi, in base a che prodotto avete acquistato, perché ce n'è un'infinità in commercio, vedete, io ho fatto 3 fili, ce n'è un'infinità in commercio di vari spessori, in base a quello che avete reperito, che siete riusciti a trovare, occorre un uncinetto di un numero specifico. Io sto utilizzando il numero 9, ma guarda, sarebbe andato bene anche un 10, solo che il 10 vi sembrerà pazzesco, ma io l'uncinetto del 10 non ce l'ho, perché insomma per il momento non ho mai pensato di fare delle cose così ingombranti. Partiamo sempre dal fondo della parte di destra del cardigan, di questa giacchetta, e vedete, sono entrata nella prima maglia bassa che abbiamo lavorato di contorno. Ora prendo questo bel filo in questo modo e lo estraggo dalla maglia e lo fermo solamente con una catenella, poi andremo a fermare dopo tutto bene in ultimo. Faccio altre 2 catenelle, 1 e 2, questo che sostituisce la prima maglia alta, carico il filo e vado a fare una maglia alta in ogni maglia bassa del giro precedente che abbiamo fatto di rifinitura. È una lavorazione questa un po' particolare, vedete, bisogna tirare bene, un po' allungare le maglie, ci vuole un pochettino di pazienza, ma è un giro, insomma, vedrete che
lo finirete. Ecco qua, carico il filo, vado a cercare la maglia vicina, esco, allungo, vediamo di essere usciti giusti, perché altrimenti si disfa, di essere usciti giusti dall'asola della maglia alta e anche da questa, vedete, seconda chiusura, e proseguiamo lavorando tutto questo bordo con un po' di pazienza. Vedete, si può fare, io insomma faccio fatica perché ho questo filo che ho recuperato, però magari ci sono adesso in commercio delle cose più facili da lavorare. Allunghiamo bene, vedete l'asola, chiudiamo prima la prima e poi la seconda. Adesso andiamo avanti ancora un po' perché vi faccio vedere fare una cosa. Vedete, andiamo avanti, ecco qui, allunghiamo e chiudiamo prima l'asola e poi la seconda. Facciamo un altro punto, carico, cercate di farle tutte alte uguali, le maglie alte, allungo. Quando andate ad allungare escono i peli, vedete? Allora, una volta che avete finito tutto la vostra lavorazione, io ho imparato con questi fili a fare una cosa. Faccio questo lavoro qua, ma veramente lo faccio per tantissimo tempo, sto su un pezzettino diverso tempo. Questo perché, come vi ho detto, ho usato qualcosa che avevo in casa. Magari voi avete a disposizione dei filati più moderni, che questa lavorazione non è da fare, però vedete che facendo questa lavorazione, perché ha delle fibre molto lunghe, questo filato, dei peli lunghi, quindi rimanevano bloccati. Facendo questa lavorazione loro escono. Lo fate da una parte, più andate avanti più escono, perché anche qua vedete l'attaccatura, lo andate a fare, loro i peli escono e vedete che come si gonfia, e anche naturalmente dall'altra parte davanti e parte sul retro. Ecco, fate questa quindi lavorazione su tutto su tutto proprio il giro, fino ad arrivare, vedete, dall'altra parte qua, alla fine della parte di sinistra, e poi ci vediamo qua e faccio vedere com'è finita la giacca. Allora, io ne avevo fatto un pezzettino, però mi risultava troppo, quindi cosa ho pensato? Lo sto disfando, vedete, un po', e ho pensato di fare una maglia sì, questa lavorazione, e una maglia no. Mentre prima avevamo fatto tutte le maglie, avevo detto di entrare in tutte le maglie, dipende poi da che tipo di materiale state usando, perché se state usando materiale più sottile va bene, ma naturalmente che se usate un materiale più grosso dovete fare un po' voi a occhio, anche saltare 2 o 3 maglie, anche 4, dipende. Se per esempio mi usate un tipo quelle ciniglie tipo velluto, che si potrebbero mettere anche quelle, logicamente sono grossissime e dovete un po' regolarvi della distanza con quale distanza dovete applicare il vostro bordo. Quando arrivate qua allo scollo, questo è lo scollo, nel puntino proprio che c'era la maglia bassa, che c'era qua, vedete? Quella che c'era la prima dello scollo, quella che abbiamo fatto la maglia bassa prima, che avevamo fatto, vedete qua, 3, andate a fare anche in quella centrale di queste 3, andate a fare 3 di queste maglie alte col peluche, in modo che, vedete, vi dà proprio un giro proprio e fa la forma del colletto. Ecco qua, la giacca finalmente è finita. Vedete, mi dispiace perché non è proprio così rosso dal vero, è un bel bordeaux scuro, rosso scuro, e invece risulta aranciata, ma è un colore normale. Vi faccio vedere anche qua, vedete, qui ho fatto quel lavoro che vi avevo detto di pizzicare il pelo che usciva. Infatti vi faccio vedere la differenza, vedete, da qui che non l'ho ancora fatto, come risulta qui e come risulta sotto, che si è gonfiato. Quindi se avete questa tipologia di filato,
facendo una lavorazione così, di questo genere, prendendo così, e si gonfia ed esce tutta la bellezza che invece vedete qua è rimasta bloccata tra le maglie. Se cominciate a fare così, ci vuole un po' di pazienza, però insomma in una mezz'oretta riuscite a fare. Bene, spero che questo progettino vi sia piaciuto, di essere stata chiara. Sono sempre queste le cose che dico a fine video, perché sono quelle che insomma mi interessano di cuore, che insomma voi non abbiate trovato difficoltà a svolgere i miei lavori, e ci vediamo presto, alla prossima, ciao!